Amici, benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere un po' di Khinjanum fioriti perché meritano veramente tanto. Venite a vederli. Allora, questi sono i Khinjanum che sono in fiore. Guardate che spettacolo di fioritura. Innanzitutto voglio farvi vedere il fiore, se si riesce a inquadrarlo bene. Guardate che meraviglia il fiore, guardate che spettacolo. Ma il profumo, la cosa più spettacolare, il profumo, non riesco a descrivervela perché la sento io che sono qua fuori. Tra poco verrà fuori il sole e guardate quanto è bello il fiore, quanto è meraviglioso. La fioritura è notevole perché sono tutti quanti fioriti. La fioritura dura abbastanza, una ventina di giorni tranquillamente. I fiori sono piccolini, ma il profumo è qualcosa, vi vorrei far venire qui per sentirlo. Poi tra poco, quando uscirà il sole, che questi sono un po' particolari come fiori, cioè quando arriva il sole la fioritura acquista una profumazione maggiore e non so perché, però funziona così. Quando arriva il sole questi esplodono come profumo. L'altra volta c'era addirittura un bombo che cercava di fare l'impollinazione e me l'aveva anche impollinato, solo che dopo è esploso ancora prima che io mi rendessi conto che era il tempo per raccoglierli. Qualcosa può darsi che sia anche venuto fuori, perché qui c'è una piantina che è nata per conto suo senza che qualcuno ce l'avesse messa. A dubito che dalla pianta madre sia venuta fino a qua, chissà, poi vedremo. Questa è nata quando la svaserò vedrò questa piantina se è venuta fuori per conto suo non lo so, succedono sempre cose strane con le orchidee. Però vi voglio far vedere una cosa. Quando voi dite come mai il mio Khinjanum non ha fiorito, questo non ha fiorito. Questo a fianco non ha fiorito, quello dietro ne porta 2, questo qui ne porta tantissimi. Forse credo che dipenda un po' anche dall'età della pianta, perché questi qua che vi faccio vedere sono piccolini, quindi non è arrivata forse per loro l'età di maturazione per poter fare i fiori. Ha già questo qui a fianco che è un pochino più grande, ne porta di più. Però non è detto che sia neanche questo, perché ho qua dietro una pianta lo stesso abbastanza più grande che non li porta, quindi è molto soggettivo il discorso della fioritura. Questo quando tante volte voi vi chiedete il mio Khinjanum e non so che fargli, per esempio vi faccio vedere questo, no? Questo non ha fiorito, questo a fianco ha fiorito, quindi quando ne avete tante potete fare una valutazione del perché succedono tante cose, però con una pianta sola magari non vi rendete conto. E allora vi voglio dire, non vi scoraggiate se non vi fiorisce, perché se io avessi avuto solo queste due avrei detto non so cosa fare perché non fioriscono. Però in realtà ecco il discorso, una può fiorire tantissimo, una può fiorire di meno. Adesso vi faccio vedere altri Khinjanum. Questo Khinjanum qua, questo ha letteralmente esploso la sua fioritura in maniera pazzesca. Questo ne ha tirati fuori ma tanti. Se vedete, guardate questa ce n'ha uno solo. Allora ecco il discorso, quando voi vi chiedete il mio Khinjanum non fiorisce, non so cosa fargli, non gli fate niente, perché tanto decidono loro. Vedete, questo ce ne ha uno solo. Allora non mi pongo il problema se c'è qualcosa che non va nella mia coltivazione, perché la mia coltivazione fa sì che tutti stanno nella stessa condizione, quindi questo più grande riceve lo stesso trattamento degli altri. Quindi vedete, stanno in scaletta, questo ce n'ha uno, questo a fianco ne ha un pochino di più. Andando avanti saliamo come quantità, ma il sole è lo stesso, il trattamento è lo stesso, quindi ecco, non vi voglio far capire con questo video, non vi dovete preoccupare se il vostro Khinjanum non fiorisce o se il vostro Khinjanum ne ha uno solo di fiore, come in questo caso qua ce n'è uno solo. Quindi tutti ricevono lo stesso trattamento, forse è questo che determina un po' la situazione, o l'età della pianta stessa. Questa qua vedete è piccolina, quindi non pretendo che fiorisca.
forse quella è più grande, potrebbe essere quello il motivo, però non è neanche detto, perché questa è grande, anche questa qua non è piccola di pianta, però non lo so, probabilmente sentono la competizione con questi. Allora, siccome questi ne ha fatti veramente tanti come fiori, guardate quanti fiori ha fatto questo grappolone qua, chissà se gli fa invidia. Allora è un discorso di invidia, li voglio fare anche i fiori perché voglio essere più bello del cymbidium. No, è una battuta, quindi non mi fate problemi se avete questa situazione di piante che non fioriscono, perché guardate, qui avete tantissimi fiori. Questo ve l'ho fatto già vedere, ne ha uno solo, è un cymbidium, è una pianta del cymbidium e ce n'ha uno solo, e le altre ce ne hanno tantissimi, quindi non so da cosa dipenda la situazione. Come radici sopportano anche l'estremo secco, queste sono radici abbastanza secche, nonostante che le ho bagnate 2 giorni fa, quindi a seconda anche dell'umidità. Concime ho messo l'osmocote, vedete quei pallini rotondi gialli che vedete, è tutto osmocote, quindi posso anche dilettarmi a dar l'acqua del rubinetto e vado tranquillo. Dirvi che è un mondo tutto a sé, quindi potete avere, vedete, qui ne ho messo un po' di più, io negli short vi ho fatto vedere di metterli quantità in base alla grandezza del vaso. Io faccio dei test di eccesso perché voglio anche essere sicuro che quello che vi dico corrisponda alla realtà. Se ne mettete i pallini di osmocote 7 sul vaso da 7, non sbagliate. Io ho fatto l'eccesso, però mi serve a me per fare delle prove, per vedere fino a che punto reggono poi la concimazione. Non è un problema. Completamente inerte, se vedete solo quello più chiaro è la pietra pomice, quello più scuro è il lapillo vulcanico. Vanno alla grande, mi trovo soddisfattissimo con i Kinjanum perché sono piante veramente rustiche e sono piante che le potete tenere a fianco a questi diavolacci qua, perché se li tenete a fianco a loro è lo stesso sistema di coltivazione. Tanto freddo prendono loro e tanto freddo possiamo dare ai Kinjanum. Quindi non abbiate problemi, perché la stessa cosa che date agli uni potete darla agli altri e non ci sono assolutamente problemi. Quindi se non li bagnate un giorno non succede niente. Cymbidium e Kinjanum vanno allo stesso strevo di coltivazione, allo stesso sistema di coltivazione, lo stesso luogo, lo stesso cultivar. Questo è quello che ho rotto l'altro giorno, bello, bravo. Sono bellissimi, bianchi e gialli, e questi che sono di questo bellissimo colore, poi qualche volta sono più intensi, qualche volta meno intensi. Questo è veramente uno spettacolo di Kinjanum, è qualcosa di spettacolare. Tra poco viene il sole, già comincia a vedersi qualche raggio, quindi loro sono esposti al sole. Vi dico anche l'orario, sono le 10, questi stanno a sole diretto fino a mezzogiorno e mezzo, e sarà così per tutta l'estate, quindi prenderanno sole diretto da adesso fino a mezzogiorno e mezzo. E il trio è dato da Spegiosum, Kinjanum e Cymbidium. Se volete fare, anziché il trio, un'orchidea in più da tenere a questo stesso sistema di trattamento di coltivazione, per star tranquilli, quindi Cymbidium, Kinjanum e Spegiosum e l'Oddicesi, poi quando fiorirà ve lo farò vedere. Questo perché ci sono 3 che sono estremamente tolleranti al freddo e all'estremo. Questa qui, che è il L'Oddicesi, un pochino di meno, per il semplice motivo che a prendere proprio la neve magari c'è da stare un pochino attenti, però il freddo fino a 1 grado ci stanno, ovvero sia io non li ho ancora testati fino a ricevere neve, un po' che perché quest'anno non ha piovuto, non ha nevicato, ha fatto un inverno molto caldo per la loro gioia, però vedete che sono diventati molto più grandi di come erano
quando stavano all'interno, poi vi farò vedere quando fioriscono, vi farò vedere la differenza con gli anni passati. Questi un pochino meno tolleranti rispetto a tutti i mostri sacri che sono loro. Cymbidium, tenuti proprio in maniera selvaggia e rustica, non perché uno li vuol tenere così, però una leggera nevicata, una leggera gelata ce la prendono e loro vedo che reagiscono abbastanza bene a questa situazione. Sta arrivando il sole, tra poco riempiranno il terrazzo di profumo. Non vi preoccupate se non fioriscono. Se io vi avessi fatto vedere solo questo, vi avrei detto quest'anno i Cymbidium e quest'anno i Kingianum, in realtà non è così, perché eccolo qua, qui ce n'è uno e là tantissimi. Questo è a discrezione della pianta, a discrezione dell'età, a discrezione di tante cose, perché anche che li teniamo vicini probabilmente non è detto che debbano stare tutti bene semplicemente perché stanno vicini sulla stessa esposizione. Potrebbe uno sviluppare una malattia fungina, potrebbero esserci tanti fattori che determinano la differenza tra un vaso e l'altro. Vi faccio vedere una cosa. Qui c'è questo keiki che probabilmente è vivo e non è vivo, non lo so, perché ha una radice, ma questa radice è un pochino è particolare, la foglia pure non dimostra che sta benissimo, eppure tiene 2 fiori, eccoli qua. Quindi la foglia non determina una buona situazione, perché è una foglia abbastanza un po' così così, le radici pure sono così così. Nonostante tutto questo keiki ha prodotto 2 fiori, quindi tante volte il Kingianum fa cose strane, straordinarie. Anche queste che sono canne vecchie non le taglio perché è successo degli anni che proprio qui ha rifiorito, eccolo qua. Quindi li lasciamo stare, che sono loro che decidono cosa fare o cosa non fare. Bene, la fioritura è spettacolare, il profumo è qualcosa di immenso, il fiore è qualcosa di meraviglioso. Fate la prova. Ci sono vari tipi di Kingianum, c'è il Kingianum bianco, questo più fucsia, c'è lo splash che è tutto macchiettato, ci sono varie colorazioni, li trovate dai garden o dai vivaisti di orchidee, dai specialisti di orchidee trovate varie colorazioni, dal più bianco al più rosa, al più miscelato nei vari colori, ma sono tutti quanti molto splendidi. Kingianum puro, Kingianum che cresce in maniera molto aggregata, una pianta sopra l'altra, vivono veramente di estremi, proprio già da come crescono vedete che sono piante particolari, estreme nel loro modo di essere. Vedete, questo cresce uno a destra, uno a sinistra come ricrescita, sono molto, diciamo, disorganizzati come crescita, si sovrappongono, ma quello è il loro modo di, guardate qua come si sovrappongono, quindi è il loro modo di essere. Quindi non abbiate fretta di dividerli, anche perché se li dividete vi riempite come mi sono riempito io. Questa era un'unica pianta che ho preso 4 anni fa. Da 4 anni è successo che prima ho avuto problemi perché la tenevo in casa, poi l'ho messa fuori e da quando l'ho messa fuori è iniziato la quantità industriale di orchidee. La situazione di questo che stava giù a terra quando i fiori l'ho tirato su, ma lo vedete un attimo al sole. La bellezza di questi fiori, la bellezza di questa pianta e la quantità notevole di fiori. Vedete che è un po' tipo tutti i dendrobium crescono, vedete, dalla sommità, tipo anche il dendrobium phalaenopsis, no? Tirano fuori da questo punto, tirano fuori la fioritura. Diciamo un po' tutto il dendrobium ha questa fioritura un po' particolare, vedete, come se fosse una mezzaluna, ha questo gambetto qua. Si assomigliano un po' tutti, profuma tantissimo, io l'ho tirato su, mi dispiace che non riesco a farvelo sentire, però vi invito a prenderlo, a tenerlo e a gustare il profumo. Guardate questo keiki che sta anche lui crescendo sopra, e vedete questo keiki qui cresciuto e ha anche lui il fiore. Qui fanno tutti quello che vogliono, più sono rustici e più dobbiamo lasciarli fare quello che dicono loro e meglio stanno. Più interveniamo noi perché dobbiamo fare secondo noi con certe tipologie di piante, Kingianum,
cymbidium, mai fare secondo me, perché questi vogliono fare secondo loro, e secondo loro è questa fioritura che vedete del cymbidium è della pianta più stressata, la pianta meno folta rispetto a tutte queste altre. Queste altre, ecco, io non c'entro neanche più, sono esplose come vegetazione ma meno fioritura. Questa è stata sempre la più stentata, perché ho fatto l'errore di metterla dentro con le radici tutte quante intrecciate come quando le comprate, e ho pagato poi pena per la vegetazione ma non pena per i fiori. È un mondo di cose senza una logica. Il mondo delle orchidee è una cosa senza logica, è una cosa che più le lasciate libere, più rispettate i loro tempi, il loro modo di essere, e più vi daranno soddisfazione. Lasciatele libere di esprimersi, a chi vuole essere rustico date la rusticità, e a chi vuole un pochino più di accortezze date un pochino più di accortezze, ma non più di tante. Bene, al prossimo video, vi ho fatto vedere qualcosa di bello e di spettacolare. Io me ne vado dentro perché qui comincia ad arrivare il sole. A presto, al prossimo video.